Con questa lezione cercheremo di approfondire alcuni strumenti che possono essere utilizzati nell'ambito della formazione degli adulti e nello specifico nei percorsi di formazione sull'agricoltura sociale. Chiaramente presenteremo qui soltanto alcuni dei possibili strumenti per la formazione. Probabilmente molti di voi fanno già formazione o hanno partecipato ad attività di formazione e conoscono già alcuni strumenti, in qualche caso alcuni conosceranno degli strumenti ed altri strumenti di tipo diverso, quindi potrete, come dire, approfondire quello che ancora non conoscete anche andando a trovare su il web degli approfondimenti, capire come costruire, perché in alcuni casi chiaramente vi darò delle indicazioni di tipo generale, ma non entrerò così nel dettaglio tecnico, ad esempio su come organizzare un podcast, realizzare un podcast, no? Vi darò alcune indicazioni e poi se siete interessati e non sapete ancora utilizzare quello strumento potrete o fare affidamento a qualcuno che già ha quelle competenze o comunque provare a trovare online dei materiali che vi consentano di completare la formazione e capire come utilizzare concretamente quello strumento. Partirei dalle considerazioni che abbiamo già fatto nella lezione precedente che riguardano gli stili di apprendimento. Abbiamo detto che occorre considerare molto attentamente questo aspetto quando si progetta la formazione per gli adulti perché appunto ciascuno di noi apprende in una maniera differente e quindi deve poter trovare all'interno della formazione che gli viene proposta l'opportunità di apprendere secondo il proprio stile. Sappiamo che alcune persone amano apprendere leggendo, ad esempio attraverso lo strumento visuale, alcuni preferiscono invece ascoltare o anche imparare facendo direttamente un apprendimento di tipo kinestetico, che vuol dire che appunto facendo un movimento, un'attività concreta si apprende. Altri preferiscono leggere e scrivere, quindi prendere appunti ad esempio, no? O scrivere una sintesi o un elaborato su un argomento e molti altri, direi la maggior parte, utilizza una modalità di apprendimento che è multimodale. Quindi noi dobbiamo fare in modo di offrire alle persone che parteciperanno alla formazione più strumenti possibili in modo da avvicinarci ai loro stili di apprendimento e così consentire un risultato migliore al termine dell'attività formativa. Molte ricerche ci dicono anche la quantità di apprendimento, se così possiamo dire, che viene realizzata attraverso l'utilizzo di strumenti diversi. Sappiamo, lo avremo sentito molte volte, che ascoltare soltanto o leggere soltanto ci consente di apprendere veramente poco, quindi ad esempio leggere un articolo, leggere una dispensa ci consente di ricordare dopo 2 settimane circa il 10% di quello che abbiamo letto. Se invece abbiamo ascoltato qualcuno, ad esempio in una lezione come quelle che voi ascoltate, ricordiamo circa il 20%, se guardiamo invece, ricordiamo dopo 2 settimane circa il 30%, se ascoltiamo e guardiamo, come è il caso delle lezioni online, ad esempio, possiamo ricordare dopo 2 settimane circa il 50%. Come dire, un apprendimento più duraturo nel tempo si ha invece se si partecipano a discussioni, se si fanno dei confronti, se si parla all'interno di un gruppo, perché questo ci consente dopo 2 settimane di ricordare circa il 70% e addirittura invece il 90% si raggiunge con un misto
di attività, diciamo così, che possono essere condensate in partecipare a una presentazione complessa, drammatica, in questo caso viene scritta, cioè quindi in qualche modo una simulazione di esperienze reali, se si fanno delle cose concrete, se si partecipa quindi ad un'attività lavorando insieme agli altri, quindi come in un gruppo di lavoro oppure una realtà, un'attività sul posto di lavoro, on the job. Ci sono molte piramidi o rappresentazioni di queste modalità di apprendimento e delle percentuali di apprendimento dopo 2 settimane o dopo più tempo. Diciamo che in generale tutte queste ricerche, queste riflessioni convergono sul fatto che più si utilizzano modalità per insegnare, più l'apprendimento sarà complesso e duraturo. Quindi è sicuro che dobbiamo nel progettare l'attività di formazione, nell'individuare gli strumenti, tener conto sempre di questo, in modo da inserire nella nostra attività di formazione sia strumenti che possono essere gestiti da soli, tipo documenti, materiali online che possono essere letti, ma anche podcast o filmati che possono essere ascoltati, visti e poi anche introdurre delle attività da fare insieme che possono essere dei seminari o dei workshop oppure un lavoro direttamente in un'azienda in cui c'è un'attività di agricoltura sociale, in modo da sperimentare direttamente l'attività e quindi acquisire le competenze in una maniera più completa. Sicuramente fanno parte degli strumenti della formazione anche i media, appunto ho accennato all'importanza di poter vedere e sentire. Probabilmente nel passato erano molto meno utilizzati ed era faticoso utilizzarli, pensiamo alla proiezione del film a scuola 20 anni fa, che richiedeva l'attrezzatura da montare o la sala cinema per poter vedere e usufruire di un film. No, adesso sicuramente abbiamo molta più facilità perché è stato tutto trasformato in strumenti digitali e possiamo andare tranquillamente online per cercare anche video, nel nostro caso, che riguardano attività di agricoltura sociale, magari che riguardano una particolare azione svolta o iniziative rivolte a uno specifico gruppo di utenti o problematiche che riguardano l'organizzazione dell'azienda agricola che fa attività di tipo sociali o attività che riguardano ad esempio la comunicazione del prodotto che è stato realizzato, il marketing e via dicendo. Quindi abbiamo accesso a tantissime fonti di questo tipo, video più o meno lunghi e articolati, realizzati da operatori che svolgono queste attività, ma a volte anche da professionisti che riescono a documentare in maniera efficace le attività realizzate e quindi che sono degli strumenti di formazione veramente molto importanti. Ci sono quindi sicuramente video, film, ma anche interviste o interventi a conferenze che possono essere utilizzati come strumenti per la formazione inserite nel percorso che noi realizziamo. Non dobbiamo però dimenticare il fatto che ci sono anche delle lezioni, a volte addirittura nelle attività formative per adulti sono gli adulti stessi a richiedere le lezioni o esplicitamente o attraverso dei segnali che vengono manifestati, no? A me è capitato di andare in alcuni casi a fare delle attività formative e iniziare con delle attività di gruppo, delle discussioni o anche dei giochi di simulazione e riscontrare un po' di diffidenza da parte degli adulti coinvolti nella formazione, quasi che mi chiedessero di dimostrare la mia competenza sull'argomento parlando, mostrando delle slide e facendo
loro quindi una lezione di tipo classico per poi poter passare dopo a un'attività di altro tipo, quasi che fosse un esame a cui io venivo sottoposta, no? Quindi spesso noi adulti consideriamo la lezione sì come un modo passivo che ha l'insegnante di passare i contenuti, ma anche come il modo in cui lui può dimostrarci di avere dei contenuti da trasmettere, no? Di avere qualcosa da dire, e quindi lo ascoltiamo con un certo interesse. Come d'altra parte avviene quando andiamo ad un seminario e siamo di fronte all'intervento di un esperto che ci dà conoscenze che noi non avevamo, che quindi apprezziamo. Quindi la lezione frontale va comunque tenuta in conto, anche se a noi ricorda questo modo molto passivo di trasmettere la conoscenza, e anzi possiamo utilizzare le evidenze scientifiche che ci provengono da molte ricerche in campo pedagogico-psicologico, che ci dicono che è possibile comunque migliorare la struttura e la configurazione di una lezione per permettere un miglior apprendimento da parte dei partecipanti alla formazione. E quindi possiamo sicuramente utilizzare dei principi che ci consentono di migliorare, di rendere queste lezioni più efficaci. Ora io anche qui non voglio entrare nel dettaglio, perché ognuno di questi strumenti che io vi presento richiederebbe molti approfondimenti, ma qui non stiamo facendo un master in pedagogia degli adulti, stiamo soltanto lanciando alcuni suggerimenti su strumenti che possono essere utilizzati, perché voi non siete dei formatori, diciamo, professionisti, siete delle persone che lavorano nel campo dell'agricoltura sociale e che si troveranno a organizzare le attività formative per dei gruppi di persone nel vostro contesto locale. Quindi se poi avete interesse, direi che potete approfondire sia con testi che con corsi anche specifici organizzati ad hoc all'interno delle strutture universitarie, ad esempio. Però per rendere una lezione più interessante ed efficace, sicuramente noi possiamo utilizzare alcuni accorgimenti. Il primo è, ad esempio, quello di iniziare la lezione con una spiegazione del suo obiettivo, cioè dire: ci troviamo qui, stiamo all'interno di questo modulo e il nostro obiettivo è oggi quello, come nel nostro caso, di presentare alcuni strumenti. Quindi chiaramente il focus della lezione è questo, non vi potete aspettare che io invece parli delle politiche per l'agricoltura sociale. Questa breve introduzione serve per chiarire l'obiettivo, ma anche per come dire, occupare lo spazio iniziale della lezione, che generalmente non è il momento in cui c'è il massimo dell'attenzione. In una lezione c'è una curva dell'attenzione, che è una di quelle curve gaussiane, quindi che ha un momento molto basso all'inizio, ha una grande curva e poi c'è di nuovo un abbassamento dell'attenzione. Quindi nella prima parte ci può essere un po' di introduzione sull'obiettivo e l'introduzione di alcuni contenuti, c'è una parte in cui in genere c'è un picco dell'attenzione, in cui le persone vengono catturate dalla narrazione che fa il docente, e poi c'è una parte un po' finale con un calo di attenzione. E poi è importante all'inizio chiedere ai partecipanti se conoscono già l'argomento, se hanno fatto un'esperienza diretta di quell'argomento, perché questo può permettere di attivare le loro conoscenze, di fargliele ricordare e quindi metterle nell'ambiente di apprendimento, metterle a disposizione anche degli altri, comunque richiamarle a se stessi, e quindi poter accogliere gli altri contenuti che verranno poi presentati in una maniera più positiva. Occorre poi spiegare abbastanza chiaramente, fare degli esempi e evidenziare gli argomenti più importanti, anche ribadendole più volte durante la lezione.
È poi fondamentale per tutte le cose che abbiamo detto sulle modalità di apprendimento degli adulti presentare delle esperienze, anche dei casi studio abbastanza articolati, facendo vedere come quei contenuti vengono applicati concretamente, come sono stati risolti alcuni problemi connessi a quei contenuti che vengono presentati. Quindi le esperienze e i casi studio sono veramente fondamentali. Occorre poi chiedere se ci sono commenti e sollecitare anche le domande e le considerazioni rispetto alle cose che vengono dette, quindi attivare in qualche modo una discussione nel caso in cui ci si trovi in una classe, in una situazione di formazione in presenza. Certo, questo è molto più complicato farlo con le lezioni online, anche se è possibile prevedere ad esempio una chat con i docenti per poter porre questioni ed avere delle risposte. Ed è bene qui che non siano chat individuali, ma chat di gruppo o forum o gruppi di discussione in cui tutto il gruppo può porre questioni, fare delle riflessioni e il docente o i docenti contribuire a questa discussione. Può essere utile invece nel caso in cui la lezione è fatta in presenza prevedere anche un gruppo di lavoro messo all'inizio della lezione consente alle persone che partecipano di attivare le proprie conoscenze, quindi ad esempio le domande sulla conoscenza pregressa di quell'argomento oppure sulla esperienza diretta che è stata fatta ad esempio in campo dell'agricoltura sociale o specificamente nell'agricoltura sociale indirizzata ad alcuni soggetti o che riguarda alcune attività in particolare, le terapie, l'inclusione sociolavorativa, eccetera, può consentire l'attivazione delle conoscenze, il confronto fra le persone e quindi disporre in maniera positiva poi all'attività di lezione vera e propria frontale, cioè alla presentazione da parte del docente. Mettere invece un gruppo di lavoro successivamente consente in qualche modo di manipolare i contenuti che sono stati presentati, di fare dei commenti e di appropriarsi attraverso la discussione di quel contenuto. Ma ad esempio se la lezione riguarda la progettazione dell'attività di agricoltura sociale, può consentire anche il gruppo di lavoro di mettere in campo concretamente e quindi fare un pezzetto di progettazione attraverso il confronto fra i partecipanti, ma anche con il contributo del docente o di un altro facilitatore o durante lo svolgimento del gruppo di lavoro o al termine quando il risultato di questa attività viene presentata e quindi discussa anche con altri. Nel caso comunque di una lezione prevalentemente svolta dal docente che parla, come nel caso delle lezioni online che voi avete, può essere utile alla fine fare una breve sintesi e concludere per dare completezza al discorso o anche già accennare al contenuto delle lezioni successive. Un altro strumento molto utile per la formazione è il seminario. Non dobbiamo pensare sempre e soltanto a un insieme di lezioni online o in presenza, ma alcuni contenuti, alcuni obiettivi possono essere veicolati attraverso dei seminari che hanno la caratteristica di avere più persone attorno a un tavolo che parlano, ma anche di avere dei momenti di confronto, delle discussioni, come vedremo. Quindi se si intende organizzare un seminario che ha una durata generalmente di mezza giornata, al massimo un giorno, perché se è più lungo diventa abbastanza complesso anche da gestire, per organizzarlo occorre appunto definire gli obiettivi e selezionare i contenuti, perché altrimenti c'è il rischio che il seminario metta sul tavolo troppe questioni, troppi temi e quindi sia dispersivo per chi lo ascolta.
Una volta identificati gli obiettivi e selezionati i contenuti prevalenti da presentare nel seminario, occorre identificare le persone migliori che possono intervenire, incluso il moderatore o la moderatrice. Le persone migliori vanno scelte non solo per il contenuto che conoscono, per l'esperienza che hanno realizzata, ma anche per la loro capacità di presentarla, che ci sarà capitato molte volte di essere alla presenza di qualcuno che ha un tono di voce molto piatto, che parla troppo lentamente, che non focalizza bene l'attenzione su alcune questioni, ma ad esempio si disperde in tanti piccoli aspetti, facendo perdere il filo logico del racconto anche ai partecipanti. Quindi le persone vanno individuate per la loro competenza, il contenuto che possono presentare, ma anche la modalità. Il moderatore o la moderatrice poi deve avere la capacità di passare la parola, sì, quindi anche interrompere in qualche modo, ricondurre al tema del seminario le persone che stanno intervenendo, che magari si spostano da questo focus, ma anche cogliere le cose importanti da rilanciare all'interno della platea che ascolta e delle altre persone che intervengono. Può essere poi molto utile preparare dei materiali che aiutano i partecipanti ad arrivare preparati, quindi se il seminario ha uno scopo, ad esempio, di presentare delle attività in un territorio, presentare i risultati di un progetto, non abbiamo necessità di materiale preparatorio, può essere utile ma non è necessario. Se il seminario è una parte di un percorso formativo, scusatemi, è invece importante che ci sia del materiale in modo che i partecipanti sappiano già in parte di cosa si parlerà e magari abbiano anche che ne so, dei casi studio, delle schede sulle esperienze o sulle norme di cui si discuterà, perché il seminario può essere utilizzato per affrontare molti temi diversi. Può essere poi molto utile avere più interventi, ma brevi, perché gli interventi brevi consentono di catturare di più l'attenzione, perché c'è un cambio anche di modalità di presentazione, di esposizione, di voce semplicemente, ed è possibile quindi che i partecipanti mantengano un picco di attenzione per più tempo. E poi è importante alternare questi brevi interventi con momenti di discussione. In genere non è molto utile fare interventi brevi e immediatamente la discussione, cioè per ogni intervento un momento di discussione, perché questo può essere anche un po' difficoltoso, ma prevedere 2, 3, massimo 4 interventi e poi dei momenti di discussione in cui tutti i partecipanti possono intervenire può essere veramente utile per mantenere l'attenzione alta, ma anche attivare proprio le conoscenze dei partecipanti, che possono fare sì domande a chi è intervenuto, ma anche portare la propria esperienza. Eh, Quando poi appunto il seminario viene inserito come strumento per la formazione in un percorso, è sicuramente importante prevedere anche momenti di discussione tra i partecipanti dopo il seminario, perché occorre affinare la capacità di riflettere su quanto è stato appreso, è stato presentato durante il seminario, e in generale affinare la capacità di riflettere sulle attività. Quindi questo può essere molto utile e può essere un proseguimento di quell'attività formativa. Può essere poi veramente utile preparare un piccolo report con i contenuti emersi da dare ai partecipanti come materiale di approfondimento, se volete come appunti per poter riassumere poi successivamente quanto appreso e poterlo ricordare anche dopo molto tempo. Non ultimo, occorre lavorare sugli aspetti logistici e organizzativi dei seminari,
perché, come dicevo anche prima o nelle lezioni precedenti, degli aspetti anche che possono sembrare banali possono limitare poi la buona riuscita di un'attività. In questo caso il fatto che ci sia o meno la connessione a internet, se vogliamo presentare anche online, fare una diretta dell'evento avere il PC e il proiettore per le eventuali slide o avere dei microfoni in modo che tutti possano ascoltare nel caso partecipino molte persone o anche poter registrare gli interventi in modo da utilizzarli anche successivamente, ad esempio nel momento di discussione realizzato dopo il seminario. Quindi tutti questi aspetti, compreso il fatto che le persone devono poter raggiungere il luogo in cui si fa il seminario in maniera agevole, quindi capire dove viene svolto, come si raggiunge, se serve organizzare un trasporto collettivo per poter far arrivare le persone o avere un piccolo coffee break o un momento in cui mangiare e bere qualcosa insieme per confrontarsi anche in maniera informale. Tutti questi aspetti vanno considerati nel momento dell'organizzazione perché da questi può anche dipendere la riuscita del seminario. Veniamo ora al workshop, che è qualcosa di simile a un seminario, ma probabilmente presenta più opportunità di discussione. Eh, Ha l'obiettivo generalmente di approfondire aspetti molto pratici anche perché appunto attraverso il confronto fra i partecipanti possono essere affrontati anche argomenti molto concreti, no? Ad esempio può essere utilizzato per progettare insieme un'attività di agricoltura sociale, quindi può essere posto dopo alcune lezioni o alcuni seminari in cui si presentano questioni più generali e quindi può avere l'obiettivo di progettare un'attività di agricoltura sociale, ad esempio, come una sorta di prova pratica messa all'interno del percorso formativo, ma che poi può dar luogo a un'attività di progettazione, a un progetto vero e proprio che qualcuno dei partecipanti può utilizzare. In generale è organizzato con piccoli interventi e attività di gruppo. Anche in questo caso è quindi importante identificare gli obiettivi e selezionare i contenuti che vanno inseriti all'interno del workshop, identificare interventi che anche in questo caso devono essere molto brevi ed esperienze che possono fungere da attivatori delle riflessioni dei partecipanti e poi scegliere dei metodi che possono essere utilizzati all'interno del workshop, ad esempio il brainstorming che consente di attivare le conoscenze e far esprimere le persone in una maniera molto libera perché il brainstorming prevede contributi dei partecipanti veicolati ad esempio attraverso post-it o comunque scritti su cartelloni e non commentati in maniera negativa dagli altri, è proprio un'attività di tempesta di cervelli, quindi di attivazione delle menti di messa in comune di riflessioni, esperienze e considerazioni in modo che poi tutti ne possano fare un uso migliore o attività di gruppo molto strutturate con domande, con compiti da realizzare o attività come World Café con Metaplan che comunque vedremo anche successivamente. Quindi il workshop è una sorta di contenitore in cui noi possiamo anche inserire una serie di metodi più specifici per raggiungere gli obiettivi che abbiamo identificato all'inizio.
Anche in questo caso è molto utile fare alla fine una sintesi dei risultati delle attività fatte in gruppo e per esempio prevedere una discussione in plenaria, quindi se il workshop prevede, non so, all'inizio degli interventi e delle esperienze per tutti, poi un lavoro di gruppo in cui i partecipanti vengono suddivisi in gruppi più piccoli, alla fine si può pensare a un momento di discussione in plenaria in cui ogni gruppo racconta che cosa ha fatto, si discute ancora insieme e si chiude il workshop. Alla fine si può fare una sintesi anche scritta con un report che rimane appunto a disposizione dei partecipanti in modo che possano avere questi risultati anche successivamente, anche dopo molto tempo, e riutilizzarli. C'è poi il lavoro sul campo, che è un'altra forma di formazione spesso utilizzata. Voi probabilmente avete utilizzato molto il tirocinio per le persone che hanno delle difficoltà che inserite nelle attività di agricoltura sociale, quindi sapete che è spesso strutturato con un tutor che segue la persona che deve imparare a fare una cosa. Ora questo è fatto anche per i professionisti, quindi è una cosa che noi possiamo benissimo pensare di introdurre all'interno del percorso formativo per l'agricoltura sociale. È un approccio pratico in cui le persone acquisiscono delle competenze direttamente sul campo. Si basa su almeno 3 punti fondamentali, cioè l'osservazione, l'esecuzione pratica e la presenza di un tutor, di un supervisore, no? Quindi la persona che lavora sul campo, che è inserito in un percorso di training on the job, osserva quello che fanno gli altri, esegue direttamente una parte di lavoro e poi ha un tutor, un supervisore che gli può dare dei consigli su come fare o correggere o dare delle indicazioni sui passaggi successivi. Sono attività in cui vengono coinvolte in genere le persone che hanno un po' meno esperienza in quel campo e che devono capire quindi le attività, i ruoli e anche nel nostro caso quali sono gli utenti che vengono coinvolti. Quindi possiamo pensare ad esempio a fare una parte di attività di questo tipo, a inserire una parte di attività di questo tipo all'interno di un percorso più complesso proponendo ai partecipanti di svolgere alcune giornate presso una fattoria sociale in cui si svolgono delle attività specifiche, quindi in cui possono conoscere le attività che vengono svolte e anche imparare a fare alcune di queste cose. Occorre sempre ricordarsi che anche in questi casi qui, anche se si tratta di poche giornate, occorre prevedere un'assicurazione degli accordi per fare in modo che non ci siano problemi anche dal punto di vista della sicurezza delle persone coinvolte. Ci sono diversi tipi di formazione sul campo, qui ne ho messi alcuni, andiamo dal coaching che è, il coach è un allenatore in qualche modo, no? È un'attività di formativa in cui per un certo periodo un partecipante viene seguito da una persona più esperta direttamente sul posto di lavoro. Quindi, ripeto, può essere fatta un'attività di questo genere in una fattoria sociale o presso una struttura in cui si svolgono comunque attività di agricoltura sociale e il partecipante ha un tutor, un coach di riferimento che lo accompagna nell'attività, gli risponde ad alcuni dubbi, ad alcune questioni che gli vengono poste e in questo modo pian piano il partecipante acquisisce sempre più competenze e indipendenza nello svolgere l'attività. Un
un tipo simile è quello del mentoring, che riguarda sempre appunto una formazione sul campo in cui il lavoratore è come dire, accompagnato da una figura di riferimento per tutto il periodo in cui si trova presso quella realtà operativa, quell'azienda. E in questo caso il mentore non solo spiega come e quali attività devono essere realizzate, ma guida anche i partecipanti li supporta in tutte le attività attraverso una relazione molto importante, molto forte, supportiva, per migliorare quindi le competenze e consentire una crescita complessiva dei partecipanti. C'è poi una formazione proprio strutturata che può essere svolta in azienda, quindi non solo l'attività seguita sul campo con un coach o con un mentore, ma anche attività proprio formali, possiamo dire, di esercizi, di lezioni, di valutazioni fatte come all'interno di un percorso molto più complesso che viene svolto all'interno di una realtà operativa, ad esempio di una fattoria sociale. In questo caso a supportare i partecipanti saranno anche più persone, no? Alcuni che faranno le lezioni, ci potrebbe essere un coach, un mentore e via dicendo. Un'altra attività che può essere svolta nel caso in cui ci siano molte attività da svolgere all'interno di una fattoria sociale, ad esempio, può essere quella della rotazione, cioè consentire alle persone di svolgere per un periodo un'attività o un compito e poi passare ad un altro. In questo modo la formazione consentirà ai partecipanti di cimentarsi con tutte le attività e alla fattoria sociale di avere persone competenti in tante attività diverse che possono quindi essere anche intercambiabili. Un altro strumento molto utile nella formazione è quello della visita di apprendimento, della learning visit, che probabilmente avrete utilizzato anche non all'interno di un percorso formativo, ma per conoscere semplicemente delle esperienze. Ora, se si utilizza una visita in una realtà operativa, ad esempio in una fattoria sociale, è fondamentale capire quali sono gli obiettivi di tipo formativo, perché se è inserito all'interno di un percorso di formazione deve affrontare degli argomenti specifici o consentire ai partecipanti di acquisire delle competenze specifiche. Ora queste visite possono riguardare una o più esperienze. I partecipanti hanno l'opportunità di apprendere direttamente dall'esperienza le motivazioni, le strategie, le attività che vengono realizzate, ma anche capire le sfide che devono essere risolte o le soluzioni che sono state individuate e implementate per superare alcune difficoltà. Sicuramente questo tipo di attività permette di attivare le conoscenze nuove o apprendere direttamente da progetti e dai programmi, ma consente anche di avere contatti diretti con beneficiari, con gli attori presenti in questa situazione, e quindi sono degli strumenti molto importanti anche per creare delle reti fra i membri di una comunità. Possono essere utili per costruire appunto partnership anche molto concrete in vista della presentazione di un progetto in risposta a un bando pubblico, e possono in qualche modo individuare anche degli elementi per replicare quelle esperienze o come dire, adattare quelle esperienze in altre situazioni, sviluppando soluzioni utili a risolvere delle questioni che vengono presentate.
Per organizzare le visit è importante identificare le realtà che possono essere visitate sulla base degli obiettivi che si vogliono raggiungere, quindi ad esempio rispetto a particolari attività che devono essere presentate e conosciute dai partecipanti alla formazione, oppure realtà che sono composte, che prevedono la partecipazione di più attori che vogliono essere coinvolti. Insomma, occorre scegliere bene le realtà da visitare in base agli obiettivi formativi che sono stati stabiliti. Occorre poi contattare queste esperienze, generalmente il responsabile, ma anche individuare chi all'interno dell'organizzazione della struttura che deve essere visitata ha la maggiore capacità di presentare l'esperienza perché ne conosce i diversi aspetti e perché ha anche una certa competenza comunicativa, ad esempio. Occorre quindi mettersi d'accordo sui contenuti e organizzare tutte le attività che possono essere realizzate durante la visita, perché la visita può prevedere sia momenti di presentazione da parte delle persone che lavorano lì, delle attività che vengono svolte, ma anche momenti di lavoro di gruppo, interviste o workshop che vengono realizzate durante la visita. Una visita di questo tipo può durare un giorno, ma può durare anche più giorni, quindi può essere articolata in maniera anche complessa. Occorre organizzare gli aspetti logistici, non smetterò mai di dirlo perché, ripeto, a volte queste cose non permettono di raggiungere poi i risultati che ci si aspetta. Può essere molto utile preparare un kit informativo da dare ai partecipanti anche prima della visita e preparare anche degli schemi per raccogliere le informazioni e le osservazioni o altro materiale di formazione che permetta ai partecipanti di organizzare le informazioni che vengono raccolte. Poi appunto dicevo si possono organizzare all'interno della della visita anche gruppi di lavoro, si può chiedere ai partecipanti di realizzare delle interviste ad esempio agli utenti o agli operatori o ad altri attori che si trovano in quel territorio per vedere se conoscono già l'esperienza, se, qual è la loro opinione, o porre delle questioni molto specifiche su cui si vuole riflettere o organizzare ancora altre attività. Anche in questo caso, alla fine, è molto utile preparare una sintesi dei risultati da dare poi ai partecipanti che possono utilizzarla successivamente. In ultimo vi ho inserito alcuni link con dei materiali per quanto riguarda le cross visit, che sono un tipo specifico di visite in azienda. Vi ho allegato il documento metodologico sviluppato da Cruispin, che è un progetto europeo che riguarda la consulenza nelle aziende agricole, quindi ha l'obiettivo specifico di come dire, suggerire approcci e metodi per imparare attraverso le visite in un'azienda agricola e quindi fare in qualche modo consulenza aziendale attraverso una visita in azienda. Non è quindi specifico per l'agricoltura sociale, però dà degli elementi interessanti su come organizzare l'attività. Il secondo link invece è un sito che presenta strumenti e documenti sulla la formazione per la formazione degli adulti, quindi qui potrete approfondire diverse cose. Per quanto riguarda strumenti molto tecnici e specifici, vi suggerisco, nel caso siate interessati, di rivolgervi a professionisti oppure cercare ulteriore materiale. Abbiamo parlato in questa lezione di tanti strumenti diversi, quindi diventa un po' complicato fare un elenco esaustivo di materiali per l'approfondimento.